Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti nel consueto appuntamento della schedina della Serie A di questa 25esima giornata. Come sempre andiamo ad analizzare cosa ho combinato nella 24esima giornata, perché non è una brutta figura, di più di una brutta figura. Ho preso 1, 2, 3 partite su 10. Non ho parole, anche perché comunque molti risultati sono andati al contrario di qualsiasi pronostico. Non credo solo da parte mia, ma molte persone avranno perso le loro schedine. Andiamo a vedere cosa ho messo io e ci facciamo due risate. Empoli-Napoli 2, ovviamente 2-0, preso il Napoli. Lecce-Sassuolo 1 e vince il Sassuolo 1-0. Il Lecce si divora l'impossibile davanti alla porta, doveva finire 4-1 quella partita, niente da fare. 1-0 per il Sassuolo, perdiamo anche questa. Bologna-Inter addirittura mi copro con la doppia, X2 e l'Inter cade a Bologna, bestia nera tra l'anno scorso e quest'anno. Vince il Bologna 1-0. Salernitana-Monza, punto sul Monza, anche viste le ultime uscite, Monza in formissima, con grandissime trame di gioco. Arriva la Salernitana che col cambio allenatore dopo 2 settimane trova una sorta di amalgama più o meno che funzioni, perché comunque ci vuole ancora tempo per vedere, credo, i frutti del cambio allenatore. Però vince 3-0 con il Monza e niente da fare nemmeno questa. Udinese Spezia. L'Udinese è sempre la stessa cosa, non la vincerà una partita l'Udinese. L'Udinese delle prime 15 giornate faceva sfracelli dappertutto e adesso niente da fare. 2-2 con lo Spezia, io avevo messo 1, perdiamo anche questo. Milan-Salernitana, Milan-Salernitana, Milan-Atalanta, scusate, con la doppia 1x. Potevamo anche risparmiarla la doppia, perché il Milan ha distrutto completamente l'Atalanta, sia dal punto di vista tattico e sia dal punto di vista dell'agonismo. Quindi 2-0 per il Milan e il Milan l'abbiamo preso. La seconda partita presa. Verona-Fiorentina avevo messo X. Sempre per lo stesso discorso del Monza, perché il Verona comunque veniva da prestazioni convincenti. Stava risalendo dalla zona di retrocessione, però questa sconfitta fa male anche a livello di punti. 3-0 per la Fiorentina e niente da fare. Lazio-Sampdoria avevo messo 1 di cortomuso, poi questa partita 1-0 per la Lazio e l'abbiamo presa. Cremonese-Roma Cremonese-Roma metto X, perché non mi fidavo della Cremonese e invece dovevo mettere 1, non dovevo fidarmi completamente. La Cremonese vince 2-1, la prima vittoria in Serie A. Complimenti alla Cremonese. Approfittiamo per fare un applauso per questa prima vittoria dall'inizio del campionato, che ci voleva anche per il morale della società e della squadra stessa. Juve-Torino, ovviamente questa era l'unica partita che credevo di perdere a prescindere, perché mi ero giocato questa anomala fissa 2 e invece la Juve ha ribaltato il risultato andando sotto 2-1, prima 1-0, poi 2-1 e ha vinto la partita 4-2, facendo anche una discreta partita a livello di gioco. Ho visto la partita e non mi è dispiaciuta rispetto a tante altre partite della Juve giocate quest'anno. Era un derby, quindi a maggior ragione ha ancora più valore la vittoria. Andiamo a fare, quindi sono 3 partite su 10, uno scempio totale. Andiamo a fare la 25esima giornata e vediamo se ne prendiamo almeno 4 su 10. Ne abbiamo prese 3 su 10. Prima alla giornata 23 ne avevamo prese 7 su 10, stava andando bene, e invece ritorniamo diciamo, in una classifica di basso livello, a livello di pronostici. Vediamo questa 25esima cosa ci riserva. È una giornata difficile perché ci sono tanti scontri nella parte alta della classifica e tanti scontri in zona di retrocessione. Cominciamo. Napoli-Lazio, mi gioco la prima doppia 1x, perché per un fatto di probabilità e anche perché è uno scontro, non voglio dire diretto, perché il Napoli è primo, la Lazio comunque sta 20 punti dietro, più di 20 punti,
però resta sempre un Napoli-Lazio. Il Napoli gioca in casa, quindi ci copriamo con la X, 1x, e vediamo se la prendiamo. Monza-Empoli. Monza-Empoli, non credo che il Monza possa conoscere, diciamo, un momento di stallo dopo il 3-0 della Salernitana, perché Palladino comunque sa quello che sta facendo, il Monza comunque sa come deve giocare, quindi Monza-Empoli 1, anche se l'Empoli ha bisogno di punti, ha bisogno di qualche prestazione un po' più seria di quelle che ha fatto nelle ultime 3 uscite. Atalanta-Udinese 1 fisso. L'Atalanta, dopo il flop con il Milan, secondo me non perderà l'occasione per vincere di nuovo, quindi mi dispiace per l'Udinese, ma Atalanta-Udinese 1. Fiorentina-Milan, partita complicata. La Fiorentina viene dal 3-0 fuori casa col Verona, però è una Fiorentina che ti fa una partita col 3-0, va a vincere in Coppa 5-1, 4-0, fa delle prestazioni stratosferiche e poi ti stecca la partita. Quindi per me Fiorentina-Milan 2, anche visto il Milan nell'ultima partita contro l'Atalanta, che ha fatto un partitone. 2. Spezia-Verona, scontro nelle zone basse della classifica. Al Verona servono punti, allo Spezia pure, e io metto una grande X, un punto per parte. Vediamo se la becchiamo. Sampdoria-Salernitana, ho sempre puntato sulla Samp, credevo che Stankovic era il traghettatore giusto, non è stato così, alla Sampdoria non riesce quasi praticamente niente, e la Salernitana invece sta carburando con il cambio allenatore. X2, ci giochiamo la seconda doppia in questa partita. Sampdoria-Salernitana X2. Inter-Lecce 1. Anche se il Lecce contro le grandi sta facendo delle partite esagerate quest'anno, ha fatto 6 punti mi sembra contro Napoli, Lazio, Atalanta, no, 9 punti contro il Napoli, la Lazio, l'Atalanta, sì, 6, 7, 8 e col Milan mi sembra. Comunque ha fatto 9 punti di quelli che ha con le grandi, ma non credo che riesca il colpaccio a San Siro. Quindi Inter-Lecce 1. Roma-Juve, partita complicatissima, nemmeno dal punto di vista dello scontro diretto, ma è una partita che, visto gli strascichi di Cremonese-Roma, Mourinho espulso e la Roma che si deve ritrovare, c'è polemica e c'è un ambiente molto strano per quanto riguarda la Roma. Dall'altra parte trovi una Juve galvanizzata dal 4-2 del derby, sta giocando in maniera decente nelle ultime uscite, ha passato il turno in Europa League, quindi dal punto di vista del morale, il morale Juve è altissimo, però secondo me la Roma darà filo da torcere, quindi Roma-Juve X. Sassuolo-Cremonese, non credo che la Cremonese faccia la seconda vittoria di fila, anche perché il Sassuolo non si può permettere di perdere altre partite, e in casa secondo me potrà vincere la partita, anche visto comunque, sì, la Cremonese ha vinto con la Roma, però a livello di possesso palle e dominio del gioco non è che abbia dominato, perché credo che la Roma abbia fatto più del 60% di possesso, e se lasci il possesso palla a Sassuolo comunque hanno i calciatori per farti male. Quindi Sassuolo-Cremonese 1. Torino-Bologna, l'ultima partita di questa giornata, 25esima della Serie A, 1 fisso. Mi direte, ma il Bologna ha fatto un partitone contro l'Inter, sicuramente, però il Torino è alti e bassi, quindi c'è stato il basso nel derby, perso 4-2, credo in una partita che possa finire in favore del Toro, quindi Torino-Bologna 1. Con questo, ragazzi, spero di prenderne almeno la metà, se ne prendiamo 5 su 10 sarei molto contento, ma andiamo sempre per l'unplane, 10 su 10, 10 su 10, e poi facciamo una live per la schedina, se le prendiamo tutte e 10. Comunque questa era per la 25esima giornata di Serie A, ragazzi, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Sempre Forza Napoli e buona Serie A a tutti. Ciao!